Ragazzi, questo è il video numero 5 della serie Impianto economico semplice. Ebbene, andremo immediatamente in laboratorio perché vi faccio vedere adesso questa realizzazione. Praticamente che cosa succede a questo impianto? Aumenta leggermente il prezzo, ma l'impianto diventa molto più potente. Qui possiamo far andare veramente una casa intera. E parte ancora una volta l'uso del bestione arancione, il toroidale, però questo è il bambino, cioè quello più piccolo, cioè 12 volt, 3 kW con ben 9 kW di spunto con carichi induttivi chiaramente non esagerati. Ricordo sempre a tutti che gli inverter, qualsiasi essi siano, vanno usati al 70% circa della loro potenza massima. Non possiamo attaccare la pompa del pozzo e il forno per fare la pizza e poi tutto un tratto una saldatrice. Questo è molto molto nocivo per i MOSFET perché quando il trasformatore interno, toroidale soprattutto, che è molto bello, stabile, si siede perché gli manca la potenza da erogare, ebbene i MOSFET in quel momento lì hanno una reazione che noi in gergo chiamiamo popcorn. Mi raccomando, usate i vostri strumenti in una maniera equilibrata. Andiamo subito e dalla prima immagine, dalla prossima immagine, voi vedrete per terra due cavi e lo staccabatterie fusibile. Questo mi riporta agli anni in cui si facevano questi impianti, molto molto semplici. Ebbene, questo è il vantaggio delle piombo. Per coloro che non conoscono l'elettricista, l'installatore, non sanno cosa fare, e questo è l'impianto semplice che potete fare. Poi farvelo supervisionare perché si tratta sempre comunque di corrente e quindi di pericolosità. Mi raccomando, fatevi aiutare dagli esperti e dagli autorizzati soprattutto. A questo punto andiamo giù e vediamo questo impiantino potente e semplice. Certo, non abbiamo le litio che durano 20 anni, potenza istantanea micidiale, possiamo usarle tutte, però per coloro che hanno difficoltà a montare queste decine di cavi, perché tra BMS ed equalizzatore attivo siamo a più di 30 cavi che dobbiamo connettere senza fare un errore, ebbene qui abbiamo solo due cavi primari grossi, positivo e negativo. Il laboratorio vi aspetto, ragazzi, e buona visione, iscrivetevi al canale. Questo è il posizionamento a terra dell'impianto. Ormai voi amici del canale sapete che mi piace figurare in maniera reale quello che succederà. Ho piegato già il cavo positivo e negativo da 95 mm quadri, ho messo fusibile, stacca batterie. Questo è quello che adesso avverrà, ovvero il taglio, il montaggio, la crimpatura e tutto sarà posizionato sul muro come vedrete fra pochi secondi. Il fusibile, ragazzi, serve a proteggere la linea, quindi non è da 500 A, ma ho deciso di metterlo doppio. Vedete? Qui ci saranno due fusibili. Però a motivo del fatto che due fusibili che hanno un certo spessore, vedete, non riescono a essere posizionati uno di fianco all'altro perché questo spessore mi obbligherebbe ad avere delle rondelle. Allora a questo punto toglierò la scocca di plastica per accoppiarli in maniera pura, senza queste protezioni. Passiamo alla modifica dei fusibili perché, come ho detto, a motivo dello spessore ci sarebbe un problema per il fissaggio, dovrei mettere qua degli spessori di rame o di ottone, invece vado a togliere queste protezioni di plastica attraverso, diciamo, l'eliminazione di questi ribattini di ottone. Procediamo. E quindi abbiamo le due lamelle, eccole qua. A questo punto le andiamo a sovrapporre. Come? Dato che i fusibili vengono costruiti in questa posizione, sono andato a riflettere se era il caso di metterli entrambi nella posizione naturale, però mi resterebbe questo con una connessione inferiore. Allora ho dedotto di posizionarli così. Così era un'altra soluzione che mi andava a occupare questi. Però alla fine ho fatto una riflessione, cioè andiamo a contrapporli in modo che abbiamo, vedete, abbiamo un'ancora di qua e una di qua, e quindi a questo punto
presumo, ma non penso che cambi di molto, che così sia la posizione ideale, cioè andare a creare una sintonia anche qui su quello che è il posizionamento dei due fusibili. Chiaramente la superficie va leggermente lucidata, attenzione, non con una carta grossa che vada a togliere la doratura, mi raccomando. Quindi io li posizionerò leggermente lucidati con il dorso, perché dato che questi sono fustellati, cioè qua è caduto la fustella plum, che ha dato quindi una leggera, come dire, una lama sulla parte inferiore. Allora preferisco il dorso perché qui la lama è smussata, ok? A questo punto dorso su dorso significa che i pannelli li posizionerò così, vedete? Qua c'è la parte inferiore e qua c'è la parte inferiore del fusibile, che è quella fustellata. Le due parti più pulite, più lucide, dove avverrà un contatto migliore, presumo che siano quelle fustellate nella parte superiore. Ecco che quindi questa è la scelta definitiva per il posizionamento del fusibile. Immagino le vostre facce quando avete visto questi due cavi, ma anche voi amici che fate montaggio di batterie al litio, BMS, cavi dappertutto, avrete detto mamma che bello, se erano così le litio era fantastico. Ebbene, questo è il vantaggio delle piombo, abbiamo meno potenza, meno energia, possiamo utilizzarle al 50-60% massimo della loro capacità, basta comprarle più potenti, più grosse e abbiamo la semplicità. Questo perché? Perché lo scopo del mio canale, lo sapete oramai, è che tutti possano produrre la propria corrente. Adesso torniamo in laboratorio perché voglio farvi vedere la realizzazione dei due busbar di contatto tra lo stacca batterie e i fusibili. Questo è l'unico pezzo di metallo rigido, potete fare anche un cavo, però piuttosto che crempare ancora un pezzettino di cavo di congiunzione ho preferito fare il busbar. Non ne ho messo uno perché il cavo è da 95 mm quadri e porta tanta corrente e per evitare che riscaldi io ho accoppiato due busbar di metallo con il foro adatto alla misura dello stacca batterie e del fusibile. Vediamo i fori e vediamo il montaggio di tutto questo pezzo di linea che poi andrà attaccata all'inverter e al regolatore di carica e alle batterie. A questo punto ecco pronte le barrette di rame. Come vi avevo anticipato, queste le voglio mettere a due e queste andranno posizionate così perché serviranno esattamente a connettere la batteria con l'apposito cavo. Quindi queste così con la rondella a spacco e il suo dado. Chiaramente non saranno dritte in quanto sono più larghe del supporto, ok? Quindi il posizionamento finale sarà comunque centrale, vedete? Passiamo quindi al montaggio, ragazzi, vedete? Qui ovviamente ci va prima una rondella, poi questo, poi mettiamo il fusibile, dopodiché mettiamo un'altra rondella, mettiamo la rondella spaccata e il dado e a questo punto stringiamo. Questo è quello che risulterà, dopodiché da qui attaccheremo il cavo e vediamo subito questa realizzazione direttamente sulla parete. Ebbene ragazzi, questo impianto prevede l'utilizzo del bestione arancione da 3 kW e 12 volt. Questo è stato messo al posto del precedente ibrido, avete visto. Abbiamo sempre le PE verso la sinistra, MPPT, molto buono, e sempre il 6415 AN, che serve appunto a gestire i pannelli in maniera classica degli MPPT, quindi con un algoritmo molto più produttivo. Sopra abbiamo il solito quadro mix tra fotovoltaico in ingresso a sinistra e l'uscita. Io ho messo ovviamente una presa giusto per fare il test, ma voi lì dovete attaccare la casa, poi vediamo come. Chiaramente il tutto sarà attaccato in base ai cavi che avete visto posizionati in terra e utilizzeremo le batterie di questo impianto, di questa serie, che sono quelle della forklift e che sono le piombo molto potenti. Queste sono 500 A,
sono praticamente celle da 2 volt e quindi abbiamo batterie molto significative. Qui le vedete meglio, sono praticamente batterie da 500 ampere per ogni cella, quindi a 12 volt abbiamo esattamente 6 kWh. Vanno utilizzate in una maniera diversa da quelle che sono le litio, però avete visto il grafico a terra, ragazzi, praticamente 2 cavi, un fusibile e uno stacca batterie e abbiamo finito l'impianto. Queste sono ovviamente batterie, come avevo già detto, a riempimento automatico. Vedete sulla destra c'è la valvola alla quale si attacca la tanica dell'acqua distillata che farà un riempimento automatico delle celle. E adesso passiamo al montaggio finale di tutti i cavi, dei 2 cavi, partendo dalla lucidatura di tutte le connessioni. Ve ne faccio vedere una adesso che ho lucidato e mi date la vostra opinione, se volete, anche nei commenti, ragazzi. Andiamo avanti, buona visione. Questo è il cavo da 95 mm quadri che ho utilizzato e oramai sapete cosa penso della lucidatura a specchio dei contatti. Qui penso di avere anche un po' esagerato, ragazzi, perché praticamente ho fatto una lucidatura che sembra veramente quasi un diamante. Comunque queste connessioni sono sicuramente fantastiche. A questo punto ecco il fissaggio dei cavi, quelli da 95 mm quadri, già con le stesse pieghe che avete visto a terra. Adesso poi saranno fissati al resto dei componenti, cioè i 2 componenti rimasti, cioè fusibile e staccabatterie. Ragazzi, non avete neanche la più pallida idea, vi sto facendo vedere un estratto dopo 3 minuti che cerco di tagliare questo cavo. Non ho potuto usare le forbici da elettricista e neanche lo spelacavi automatico perché è una cosa micidiale. Questo 95 mm quadri, eccolo qua, ragazzi. Che spettacolo di cavo, cioè proprio bello. Adesso spelerò tutte e 4 le estremità. Questo è il pezzettino di positivo che va a congiungersi con lo staccabatterie e poi ci sarà anche il negativo. Dopodiché gli darò una colorazione rossa e nera per identificare i 2 poli. Ed ecco, ragazzi, l'impianto finito, praticamente i cavi che scendono. Non c'è, avete visto qua, l'SSR, perché praticamente abbiamo una connessione molto semplice, non c'è il BMS che potrebbe sganciare. Questo è un impianto standard di quelli che praticamente si usavano anni e anni fa e con le piombo è un impianto molto semplice. Qui vedete dalla batteria il cavo negativo che va qui e si raccorda con l'e-Power, cioè col regolatore di carica, e va, quello grosso, quello da 95 mm quadri, va all'inverter, e quest'altro di 16 mm quadri va esattamente all'e-Power. Qui avverrà la carica in simultanea all'utilizzo delle batterie. Invece vedete il cavo positivo che va allo staccabatterie, che in questo momento è staccato, si ricongiunge con i fusibili, avete visto che ne abbiamo accoppiati 2, dopodiché il cavo rosso va al regolatore di carica e questo da 95 mm quadri va esattamente all'inverter. Adesso, ragazzi, è il momento che tutti aspettate, cioè quello dell'accensione, ok? Ebbene, ragazzi, questo è il momento per cui ricevo sempre decine di messaggi sia su Messenger che sul canale. Gianni, ho montato tutto, adesso devo fare on. Possiamo fare una videoconferenza? No, perché non ho tempo e non posso. Però vi capisco, perché questo è il momento topico. Anche se lo faccio da 42 anni, il momento in cui bisogna fare sempre un check globale. Avete visto? Ho montato le batterie della Forklift, azienda fantastica che si è rivelata degna di questo canale, di serietà, ovviamente sto parlando della serietà. E poi cavi fusibili, molte cose di AliExpress. Arriviamo al toroidale arancione, l'e-Power, che ormai è un must del mio canale. Ebbene, qui dobbiamo fare on, qui dobbiamo chiudere questo circuito, dobbiamo mettere in contatto le batterie con il bestione. Buona visione, vediamo cosa succede. Siete pronti, ragazzi?
qui l'inverter spento, qui il regolatore di carica spento. Adesso io accenderò, vedete, vi faccio vedere anche da vicino cosa è stato fatto, vedete, tutto lucido, tutto crimpato ovviamente bene. Accendiamo, pronti? Via! Ragazzi, non è saltato il fusibile, torniamo su, ecco l'e-Pever acceso, chiaramente pannelli scollegati, e adesso andiamo qui nell'inverter e accendiamo con l'interruttore sottostante. Acceso. Classica partenza, 12.6. Bene, partita anche la ventola, c'è un suo aggiustamento, vediamo che è già passato a batteria, vedete, 230 volt perfetti, e qui domani attaccherò questo che è esattamente il pannello, il box di controllo, ovvero il combiner box, dove ci sono, vedete, i fusibili che arrivano dai pannelli fotovoltaici. Questo serve a connettere i pannelli fotovoltaici e questo invece è il salvavita, ovvero il differenziale magnetotermico che dà corrente alla casa. Ora, questa spina l'ho messa qui per fare le prove, ma dove va questa? Va esattamente al contatore di casa. Questa va esattamente al contatore di casa. Adesso ve lo spiego in studio come vanno fatte le connessioni di questo impianto. 12 volt, 3 kW di potenza massima con tanti kW di picco, perché questo arriva anche fino a 9 kW di picco, chiaramente per un pochissimi centesimi di secondo, millesimi di secondo, ad esempio la partenza di un frigorifero. Vedete, si è spenta la ventola di verifica e abbiamo l'impianto finito. Ragazzi, questo è spettacolare quando si parla di piombo e alla fine ci sono 2 cavi che vanno su, ragazzi. È una cosa che mi riporta agli anni 80, quando ho iniziato a fare questi impianti così semplici. Chiaramente nelle litio c'è potenza, ma qui, ragazzi, c'è veramente semplicità. Ovviamente mi piace anche, avete visto, boom! Immagino gli amici del canale che hanno il televisore a manetta e lì avranno visto in rosso, boom! Non sono un amante del troppa grafica all'interno del canale, adesso ho migliorato anche le immagini e il suono, spero di aver soddisfatto anche quelli che sono amanti anche della qualità dei video, che capisco che è importantissimo. E a questo punto andiamo avanti verso questa sperimentazione continua. Avete visto, si è acceso, funziona tutto, abbiamo la casa autoalimentata e questo è veramente fantastico. Attenzione, abbiamo un e-Pever che usavamo per il litio, adesso lo configuriamo per le piombo, e le piombo AGM, le piombo gel, le piombo acido libero sono le 3 fondamentali, basilari tipologie descritte anche nei regolatori di carica. Quindi vediamo l'impostazione che diamo a questo regolatore di carica. Qui adesso abbiamo la possibilità di regolare il nostro e-Pever. Andiamo avanti e vediamo la tensione della batteria, vediamo gli ampere che stanno entrando dal sole, cioè 0 perché adesso è sera. Poi vediamo la temperatura a cui si trova, qui c'è scritto batteria, ma è la temperatura a cui si trova adesso il regolatore di carica. Qui vediamo il carico, non il carico dell'inverter, ma il carico secondo un piccolo contatto che si può utilizzare per assorbire qualcosa, chiaramente non di grossa entità. Poi abbiamo questa funzione tensione dai pannelli e qui abbiamo gli ampere che arrivano dai pannelli. Questo invece è il kilowattora che produrremo e questo ritorniamo alla batteria. Se qui schiacciamo enter abbiamo una scelta, vedete, flooded sono le batterie al piombo, se no possiamo utilizzare le batterie user, che sarebbe dire andrò io a modificare il tutto ed è quello che userò. Se no abbiamo le sealed, cioè le sigillate, poi abbiamo le gel e poi torniamo a flooded. Io in questo momento lascerò le piombo
perché non ho interesse a fare configurazioni specifiche, però diciamo con l'user avete capito che si può attaccare, l'avete già visto nell'altro impianto, quello da 48 volt 6 kW, qui si può attaccare anche il wifi per andare a gestire tutte le tensioni in maniera dettagliata. Ebbene ragazzi, l'impianto è finito, abbiamo anche sistemato il regolatore di carica. Chiaramente le batterie sono più a un acido libero, quindi le abbiamo messe su flooded, che è appunto questa impostazione. Se usiamo batterie gel o AGM dobbiamo metterle rispettivamente alla loro impostazione. Lì c'è anche la funzione user che vedremo nei prossimi video ed è fondamentalmente la configurazione in wifi. Io in questo video non vi ho fatto vedere i pannelli, cioè la produzione, non vi ho fatto vedere la connessione alla rete, che però adesso voglio sintetizzarvi. Nel prossimo video la vedremo nei dettagli costruttivi. Adesso però voglio sintetizzarvi in lavagna e lo preferisco perché almeno da questo grafico capite cosa e come bisogna configurare le impostazioni per prelevare la corrente dalla rete quando le batterie sono scariche e l'inverter passa alla rete, e come invece la rete si sgancia e quindi l'inverter è autonomo off grid, prelevando dalle batterie per alimentare la casa. Adesso vediamo un attimo sulla lavagna questa semplice configurazione come va impostata. Ragazzi, non spaventatevi perché è uno schema semplicissimo e con meno disegni o geroglifici incomprensibili. Adesso avvicino la telecamera e vi faccio vedere che cosa avviene nella corrente che deve passare dalle batterie all'inverter e alla casa, oppure quando le batterie sono scariche dalla rete deve passare attraverso l'inverter, sempre attraverso l'inverter, alla casa. Avviciniamo la telecamera. Allora ragazzi, qui ho disegnato alcuni elementi fondamentali del nostro impianto. Allora, questa è la rete di casa, quella che arriva dalla strada, ok? Questo qui è il quadro di casa, ovvero dove ci sono tutti gli elementi, e il primo fra tutti io ho scritto DM, differenziale magnetotermico, ed è questo, ragazzi. Questo lo riconoscete perché il magnetotermico è questo con la leva, e invece il differenziale o salvavita nella sua globalità è questo che c'ha la T di test. Vedete, questo prodottino qui è quello che viene appunto installato nelle abitazioni e che serve a proteggere sia le persone che le cose da sovratemperatura motivata da corticircuito o sovraccarichi. Ora, a questo punto, questo differenziale magnetotermico è la prima cosa che la rete incontra. Attenzione, LN significa il neutro, che deve essere di colore obbligatoriamente blu, entra nel differenziale sopra, nel neutro. Poi questo neutro cosa fa? Esce da sotto e va nell'altro neutro. E qui facciamo il ponte con l'altro neutro. Questi che cosa sono? Questi sono magnetotermici delle prese, cioè quello un po' più potente, e questo è il magnetotermico delle luci, quello meno potente. Quindi il neutro delle luci alimenterà la lampadina. E invece il neutro del magnetotermico delle prese andrà nel neutro della presa, ok? Questo è il procedimento. La stessa cosa con la fase denominata L. Questa può essere di colori diversi, di solito si usa il marrone. Ebbene, da questa fase noi cosa facciamo? Andiamo nella fase del differenziale magnetotermico. Da qui usciamo e andiamo nella fase del primo e del secondo. E quando usciamo andiamo nella fase della spina. E quando usciamo di qua andiamo direttamente alle luci, ok? Abbiamo così fatto. Io vi ho dato una spiegazione veloce di quello che è l'impianto elettrico di casa, partendo proprio dalla rete e arrivando al quadro generale dove poi ci sono le varie linee. Bene, cosa succede a questo punto all'inverter? Vediamolo di qua. Bene, molti di voi pensano che io debba attaccare la rete, come l'ho attaccata di qua, la debba attaccare di là. Ebbene, questo sarebbe un errore gravissimo.
che metterebbe in cortocircuito i due elementi, cioè la rete e l'inverter. Questo è un impianto, e nel mio canale ci sono solo questi impianti, off-grid, cioè o si sceglie questo attraverso le batterie, ok, che sono posizionate di solito sotto, o si sceglie la rete, ma mai tutto insieme. Questa è la casa, ragazzi, vedete, ci sono le prese, le luci, quindi qua ci sono gli elettrodomestici, qua ci sono tutte le illuminazioni e quant'altro, e questo è il funzionamento con la rete. Bene, quando non abbiamo bisogno della rete dobbiamo interrompere questo passaggio. Come? Ebbene, noi annulliamo questo passaggio al differenziale magnetotermico, ma dalla rete noi andremo, scusate che mi si muove la lavagna, noi andremo direttamente con linea e neutro all'inverter. Qui cosa frapporremo? Qui mettiamo un differenziale magnetotermico, che è quello che deve proteggere questa linea. E cosa attacchiamo? La linea alla linea dell'inverter dopo che siamo passati da qui, e il neutro, quindi la fase, e il neutro al neutro dell'inverter. Dove? Là dove c'è scritto in, cioè ingresso, non dove c'è scritto out, perché out è esattamente l'uscita. Ok? A questo punto noi abbiamo la casa che non è alimentata. Perché? Perché dalla rete andiamo direttamente all'inverter. Ora, da qui, l'avete già capito, usciamo. E quindi quando usciamo con la linea, che cosa facciamo? Ebbene, ci stiamo sostituendo all'inverter di prima, e quindi andiamo qua alla fase e andremo col neutro sempre qua al neutro. Quindi abbiamo praticamente interrotto questo passaggio diretto, e dalla rete andiamo all'inverter, e quando usciamo andiamo qua. Ora capite che qua c'è il differenziale magnetotermico, quindi la casa è protetta come era prima, ok? Ma in questo punto dobbiamo aggiungerne uno per proteggere questa linea. Se questa linea è 10-20 metri e vi succede qualcosa qua, chi vi protegge? Ci vuole il salvavita, ok? A questo punto abbiamo fatto dalla rete all'inverter, dall'inverter alla casa. Questo è l'impianto, ma avete visto che ho fatto questi disegnini? 1, 2, 3, ce n'è altri. Questa è la terra. La terra va connessa insieme. E questa è la terra nei cavi di connessione dell'inverter. Questo invece nel regolatore di carica c'è solo la scocca, ovvero la massa. Ebbene, tutte queste connessioni vanno messe insieme e vanno attaccate all'unica terra che c'è nella casa, ed è quella che trovate, la cosiddetta palina, che trovate fuori in giardino conficcata nella terra. Si chiama terra perché va nella terra e non va nel cemento. Bene, questo è il grafico molto semplice di configurazione del vostro impianto appena descritto. Ragazzi, se non sono stato chiaro vi chiedo scusa, ma più chiaro di così non riesco ad esserlo. Quindi mi raccomando, questo è il finale di questo video, dove vi auguro a tutti ovviamente di poter produrre la vostra corrente, ma avvaletevi sempre di esperti se non siete autorizzati, qualificati e capaci. Quindi il fai da te non deve diventare mortale, deve diventare, come questo canale è, cultura. Io faccio, lo sapete benissimo, corsi fotovoltaici, facciamo i webinar collettivi, adesso c'è questo il 5 novembre, anzi iscrivetevi che c'è ancora qualche posto, ma dobbiamo sempre fare le cose a norma e con logica. Questo video è finito, vi auguro a tutti una buona corrente, che possiate spendere meno nelle bollette, possiate creare il vostro impianto. Ciao a tutti, iscrivetevi e campanella.